Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, le ultime in casa Napoli sia per quanto riguarda i nazionali, i rispettivi impegni e quando rientreranno ovviamente i nostri. Terminata la sessione di calciomercato estivo, il Napoli però posa già le basi per eventuali rinnovi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre. Se passate per la prima volta sotto questo contenuto e volete, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace il video, come dico sempre, un bel like fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte. Prima di iniziare con il contenuto vero e proprio, doverose le condoglianze alla famiglia Armani. È morto Giorgio Armani all'età di 91 anni e io almeno, ma credo anche voi, vado fiero di vestire Armani con il nostro Napoli. Poi lo stile, tutto ciò che circonda, ha circondato e circonderà il mondo Armani, non sto qui a dirvelo io perché la classe la si vede da anni e la si è sempre vista, quindi parla da sé. Condoglianze alla famiglia Armani e possiamo iniziare con il contenuto. Detto questo, partiamo da questi possibili tre rinnovi: Rachmani, Politano e Anghissà. Abbiamo letto giorni fa, ma qualche settimana fa, che Politano comunque diciamo c'è l'intenzione di legarsi a vita al Napoli e io ne sono contentissimo. Anghissà quest'estate forse parte, forse non parte, lo perdiamo, non lo perdiamo. Invece ha rispedito al mittente anche qualche offerta e sirene che poi si sono presentate dall'Arabia e qualcun altro per rimanere a Napoli, così come Rachmani. Terminata la sessione estiva di calciomercato è stato trovato l'accordo nelle ultime ore per estendere il legame fino al 2029 con Amir Rachmani. Il classe 94 rinnoverà con relativo adeguamento di ingaggio a 3 milioni a stagione. Per lui quest'estate c'erano stati diversi interessamenti da Premier eccetera eccetera, proposte tutte respinte al mittente, dal centrale. Nel frattempo ancora qualche ora e la sosta per le nazionali entrerà dal vero nel pieno, ma ci arriviamo perché ci sono delle date che a me non piacciono per quanto riguarda il rientro di qualcuno, anche se c'è Milinkovic Savic che comunque messo diciamo nella prelista, ecco, dei convocati, comunque è sceso a compromessi con l'allenatore Stojkovic e quindi è rimasto a Napoli perché si vuole concentrare ovviamente per quanto riguarda il campionato e la nuova avventura che sta vivendo e vivrà in maglia azzurra. Il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic ha spiegato in conferenza stampa i motivi dell'assenza di Milinkovic Savic dalla lista definitiva per le qualificazioni ai mondiali contro Lettonia ed Inghilterra, che poi sono pure due partite non tanto semplici. Il nuovo portiere del Napoli era stato infatti inserito in prelista, ma non è stato confermato tra i convocati ufficiali. Per chiarire, non è successo niente, nulla di particolare, non ci sono cambiamenti, ha dichiarato Stojkovic, non bisogna mettere lui e suo fratello sullo stesso piano, sono due situazioni completamente diverse. Ho parlato con Bangia 2 volte, mi ha chiesto di saltare questa convocazione perché ha appena cambiato ambiente e club, ha bisogno di tempo per adattarsi, lo capisco perfettamente. Il CT ha aggiunto di aver avuto un dialogo molto positivo con il portiere azzurro, eccetera, eccetera. In grande stile Savic, in grande stile perché comunque è sempre la nazionale. Sono due partite anche molto delicate, Lettonia e Inghilterra, ci sono le qualificazioni ad un mondiale in ballo, però prevale la situazione Napoli. Ho cambiato ambiente, devo lavorare e quindi ha chiesto gentilmente, e poi gli è stato accordato ovviamente, di restare comunque a Napoli e allenarsi e non partire per le nazionali. Ovviamente non sto qui a dire fatelo tutti quanti, assolutamente no, perché non avrebbe senso. Però ci sono calciatori così come Lukaku l'anno scorso, ricordiamo bene, arrivò a Napoli, poi non partì per le nazionali di settembre, anche perché questi impegni di settembre a me stanno veramente sulle scatole, perché cominci ad assaporare diciamo, quella situazione campionato, 2 partite, poi ti fermi immediatamente e devi fare 15 giorni senza giocare. Detto questo, oggi si comincia con le nazionali. Il Belgio di De Bruyne, la Slovacchia di Lobotka, Noah Lang con l'Olanda, Anghissà in Camerun e Svatini e la Macedonia contro l'Arabia di Elmas. Questo oggi. Domani Di Lorenzo, Meret e Politano con l'Italia, McTominay e Gilmour con la Scozia, Rachmani, Svizzera, Kosovo, Uruguay, Perù per Olivera, Oilund in Danimarca, Scozia e anche Marianucci domani
dell'Under 21 Italia-Montenegro. Domenica torna De Bruyne con il Belgio, Lobotka, Novalanga ed Elmas, li abbiamo detti prima. Lunedì Di Lorenzo, Meret e Politano di nuovo con l'Italia, poi si ripetono ogni 3 giorni le partite. La situazione che a me non va assolutamente giù, ma la viviamo praticamente tutte le volte che devono partire per le nazionali, è Olivera. Olivera giocherà Cile-Uruguay il 10 di settembre. Quindi, considerando che noi dobbiamo giocare la prossima di campionato contro la Fiorentina il 13, diciamo che non è il che sta dietro alla porta il Cile, quindi non è che prendi il traghetto mezz'ora, altra sponda e sei in Italia. Tornerai l'11 con tutti i problemi, fuso orario, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente diciamo che la situazione di essere schierabile contro la Fiorentina secondo me è un miraggio, anche se Antonio Conte l'anno scorso ci ha anche fatto vedere che dopo 48 ore in campo, Olivera addirittura con le nazionali, comunque pur facendo bene, senza steccare poi la prestazione, però visto che siamo comunque a inizio campionato, qualcuno sta ancora smaltendo carichi estivi e quant'altro, credo che sia più un non utilizzo che un utilizzo di Olivera nella partita contro la Fiorentina, ma poi vedremo come ci arriverà ovviamente il nostro terzino al match contro la Viola, anche perché bisogna vedere come si rientra anche per il resto, non è che c'è solo Olivera perché rientra tardi, bisogna anche vedere, Anchissà comunque gioca martedì 9, tornerà comunque il 10, rientra il 10 con Capoverde, poiché o Camerun c'ha due amichevoli, cioè c'ha due partite, scusate, con Eswatini e Capoverde. Qualcosa diciamo si potrebbe anche un attimo risparmiare, o potreste fare con Massavic, sai, il primo impegno lo si gioca per Anghissà e Olivera, al limite la seconda partita dite ragazzi scusate, dite noi torniamo a casa un giorno prima, un paio di giorni prima, capiteci eccetera eccetera, poi se la nazionale ovviamente mette i paletti e dice no devi rimanere, rimani, però io il tentativo lo farei, ma io da tifoso perché vorrei i nostri beniamini a casa e quanto prima, perché rientrare senza essere affaticati, infortunati, condizioni strane e quant'altro è la prima cosa, perché inizia assolutamente la stagione. Le prime due partite noi le abbiamo giocate, è vero, però nelle prime due partite l'abbiamo visto, la Cremonese comunque sta lassù, vai a steccare contro un Udinese a San Siro, quindi diciamo che i risultati delle prime due partite possono anche uscire al contrario, viste le differenze di preparazioni, visto l'inizio campionato, però dalla prossima si comincia a fare realmente sul serio, anche se i punti che abbiamo fatto, oro colato, valgono tutti e sono tutti punti che comunque sono importanti, non è che le prime due di campionato poi dici ah boh, le posso perdere, poi cominciamo dalla terza, no, bene averli fatti i 6 punti, tanto è vero che sabato 13 settembre alle 20:45 c'è Fiorentina Napoli, poi ci sarà il City giovedì, poi il Pisa, poi il Milan, poi lo Sporting, Genoa, Torino, PSV, Napoli Inter, e qua siamo arrivati già diciamo oltre la metà di ottobre, però cominciamo a giocare ogni 3 giorni e quindi è doveroso tornare come si deve dalle nazionali. Poi nel caso dovessero esserci situazioni avverse, De Laurentiis si è già fatto sentire negli anni, ma non solo De Laurentiis per quanto riguarda le nazionali, ed è una situazione dove non ci si fa niente, non ci si fa niente perché serve sicuramente diciamo molta più gente, o meglio serve un'unione di tanti presidenti, tante società che devono farsi sentire e al limite boicottare qualche convocazione, nel senso che no, io non te li mando, punto e basta. Poi ovviamente in accordo con i calciatori, perché ci sono anche altri calciatori che dicono no, io devo partire per la nazionale, assolutamente. C'è gente che comunque appena arriva la situazione nazionale, no, devo partire, va nazionale e quant'altro, che è anche giusto perché vai a vestire la maglia della tua nazione, siamo tutti d'accordo, però non dobbiamo dimenticarci che al di là
dei sovvenzionamenti, quando si infortuna qualche calciatore ti danno il contentino, ma sono veramente contentini a livello di cifre. Adesso dovrei andarli a recuperare, ma non li ricordo molto bene. Sono veramente contentini che il gioco non vale la candela, ecco, l'infortunio nazionale per poi essere risarcito un tantino dalla, diciamo, dalla situazione che poi c'è dietro. Auguriamoci che arrivano tutti interi quanto prima. Noi seguiremo ovviamente alcune partite, non tutte, perché diciamo che non mi vado a vedere tutte le partite, seguirò sicuramente numeri, statistiche e per quanto riguarda la condizione fisica, se escono tutti integri dagli scontri che affronteranno. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.